La trilogia di film di Johnny English è una parodia dell'agente segreto più famoso al mondo e pertanto non può che avere molti punti in comune coi film di James Bond. A cominciare dal protagonista, Rowan Atkinson, che ricordiamo aveva esordito sul grande schermo nell'apocrifo Mai dire mai del 1983, prima di diventare celebre col suo personaggio di Mr. Bean. Nato proprio negli anni '80, come personaggio cabarettistico, ma portato al successo e alla notorietà nella serie televisiva andata in onda per la prima volta nel Regno Unito sul canale ITV dal 1 gennaio 1990 al 15 dicembre 1995, e alla quale seguiranno anche 2 film e una serie animata. Il personaggio di Johnny English è stato creato dal duo Neil Purvis e Robert Wade, già responsabile delle sceneggiature dei film di 007 dal 1999, a cui si aggiunge William Davis. I 3 si occupano anche della sceneggiatura del primo film, l'omonimo Johnny English del 2003, dove ovviamente la sgangherata spia guida un Aston Martin, e tra le location delle riprese abbiamo visto il cimitero di Brompton, già utilizzato in GoldenEye del 1995. Questa scena può ricordare ad esempio l'inizio di Zona Pericolo. Oh, maledizione! Il protagonista indossa uno smoking bianco sotto la tuta. Il finale è ambientato in Costa Azzurra, come altri momenti dei film successivi che vedremo tra poco. Sei piena di sorprese. Nel secondo film, Johnny English, la rinascita del 2011, ritroviamo l'attrice Rosamund Pike, 9 anni dopo il suo esordio cinematografico nel ruolo di Miranda Frost in La morte può attendere. Non mancano i cliché e gli stereotipi della classica Bond formula, dal briefing iniziale dal capo dei servizi segreti al passaggio nel laboratorio delle attrezzature speciali. Ingessatura molto elastica. Non le lascio il mio numero. Per l'immancabile scena ambientata in un casinò, qui ci troviamo a Macao, curiosamente un anno prima del Bond di Skyfall. Andiamo, Tucker. Non avrò 21 anni fino a settembre, signore. Di regola non potrei entrare. Tucker, sei un agente del servizio segreto di Sua Maestà. Fa la tua parte. Ma 007 era già stato nell'ex colonia portoghese in L'uomo dalla pistola d'oro del 1974. $10.000, mia bella cassiere. Grazie. E una ricevuta, prego. Focalizza il contatto, Tucker. Stiamo cercando un cinese con un paio di occhiali. Ci spostiamo poi su un campo da golf, come nell'indimenticabile sfida tra Bond e Goldfinger. Bel colpo, signore. Sempre un anno prima di Skyfall, ulteriori scene vengono girate a Londra nei pressi di Trinity Square, di cui riconosciamo questa cancellata. Dopo Rosamund Pike, nel terzo e ultimo film di questa trilogia, Johnny English colpisce ancora, del 2018, ritroviamo un'altra recente e bellissima Bond girl, l'attrice Olga Kurilenko, 10 anni dopo la sua partecipazione a Quantum of Solace. Come in Skyfall sono saltate tutte le coperture degli agenti segreti britannici nel mondo. Pertanto l'agente English viene richiamato in servizio e convocato negli stessi edifici che vediamo in Spectre.
Il nuovo Q è decisamente più giovane e al passo coi tempi, ispirandosi al nuovo quartermastro che vediamo da Skyfall in avanti. Così come il restante staff dei servizi segreti ha un aspetto decisamente familiare. Ok. Proprio all'inizio della storia fanno una breve apparizione anche Edward Fox, che ricordiamo nel ruolo di M nell'apocrifo Mai dire mai del 1983, e Charles Dance, che aveva una piccola parte in Solo per i tuoi occhi del 1981, ma che aveva interpretato niente poco di meno che lo stesso Ian Fleming nel film per la TV Licenza di scrivere del 1989, in originale GoldenEye, la vita segreta di Ian Fleming. L'Aston Martin V8 Vantage rossa del 1977 che vediamo nella storia è di proprietà dello stesso Rowan Atkinson, che ricordiamo colleziona auto d'epoca e l'aveva acquistata pochi mesi prima della produzione del film. Quando l'indagine si sposta nel sud della Francia, ritroviamo la celebre curva tornante di Gréolier, dove termina la sequenza iniziale dopo i titoli di testa di GoldenEye. È stata persino inserita una scena simile coi ciclisti, naturalmente in chiave ancora più comica. Scusate tanto, faccio le mie scuse. E arriviamo a Cap d'Antibes. Siamo vicini alla zona della sequenza prima dei titoli di testa di Una cascata di diamanti. Restando in Costa Azzurra, successivamente vediamo la baia e il porto di Villefranche-sur-Mer, ambientazioni già abbondantemente utilizzate in Mai dire mai. Entrambe le location sono state approfondite in 2 filmati su questo canale. Anche in questa pellicola non mancano le similitudini con quanto già visto nella serie di film di James Bond. Buongiorno, lei è La signora Bale, lei non è il mio istruttore, dov'è Blicker? È indisposto. Le farò io lezione. Eccoli là, presto! Cosa facciamo oggi? Ah, beh, prima cerchiamo di decollare. Innanzitutto io sono alla sua sinistra. Lo prego! Fermi! Non ce la faccio più! Oggi ha fatto grandi progressi. Domani stessa ora, signora Bell. Cosa ne pensate di questi collegamenti tra James Bond e Johnny English? E ce ne sono forse altri? Scrivetemelo nei commenti. A presto, con nuove curiosità bondiane.